Buongiorno amici, bentornati sul canale. Abbiamo parlato della nuova GS 1300 di BMW che è uscita in questi giorni. Abbiamo parlato del nuovo restyling Honda con alcune novità molto mirate a migliorare la moto del 2023, e per questo 2024 in Ducati, signori, ci sono tante novità, a partire da multistrada, Grand Tour e passando per questa nuova Desert X Rally che voglio approfondire perché è una moto che esprime tutta la filosofia Ducati. E quando parliamo di Ducati, signori, dobbiamo essere fieri di questa azienda italiana che qualche anno fa non aveva questo appeal, non lavorava così bene perché sta vincendo in tutto il mondo Superbike, MotoGP, e adesso con la nuova moda del off-road è entrata a gamba tesa anche in questo segmento, e lo fa con delle eccellenze, dei dettagli, una cura che veramente è ammirevole. Quindi quando parliamo di Ducati oggi non pensiamo più ai cancelli difficili da guidare di 15 anni fa, 10 anni fa. Ultimamente Ducati ha fatto dei salti in avanti notevoli, e io penso che sia degna di nota, e voglio sottolineare quanto questa azienda lavori bene, quanto riesca a produrre delle opere d'arte con dettagli davvero di rilievo. Ovviamente è un prodotto che punta in alto, quindi i costi sono sempre molto impegnativi, ma è un po' paragonabile alla Ferrari delle moto, signori. Adesso vi spiego il perché. Credo che sia tanto anche merito dell'azienda Audi, che ha rilevato delle quote di Ducati, quindi è un'azienda che rimane italiana. Ricordiamo che le Ducati sono costruite a Borgo Panigale, Bologna, quindi un settore che rimane comunque in territorio italiano, ma che ha goduto della spinta economica e probabilmente anche della conoscenza marketing, elettronica e via dicendo di un colosso come Audi. Allora, facciamo un veloce ripasso. Il motore è il medesimo che troviamo sulla Desert X standard, tra virgolette, 937 cc, testa stretta, bicilindrico L, di 11 gradi. Sviluppa 110 cavalli e 92 Nm, un motore tra i più potenti in off-road e anche più grandi a livello di cubatura. Ma grazie a questi nuovi interventi è resa più agile, più maneggevole, pesa 234 kg in ordine di marcia, quindi ha preso solo 1 chilo rispetto alla versione standard. Ma in questa versione rally, signori, troviamo ammortizzatore di sterzo Öhlins completamente regolabile, un pezzo che impreziosisce davvero tantissimo la moto. Ma soprattutto delle nuove forcelle Kayaba completamente regolabili, che bisogna aprire una parentesi, una grande parentesi, perché sono delle forcelle racing, quindi di altissima qualità, prendono 2 cm in più, quindi 25 cm di escursione, e un mono che comunque guadagna anch'esso 2 cm, arriva da 24 cm di escursione, con pistone maggiorato. Il tutto impreziosito da una piastra di sterzo ricavata dal pieno. Ricavati dal pieno sono anche le pedaline del freno. Parafango alto, un becco che dona una linea differente alla moto, ma che evita l'accumulo di fango appunto tra il parafango e la ruota. Quindi tante migliorie, ragazzi, che sono di notevole spessore. È una moto che veramente esce racing. Adesso poi apriamo il capitolo cerchi, perché hanno scelto di mettere le camere d'aria per avere i raggi centralmente sul cerchio e donare maggior stabilità. Quindi con queste nuove sospensioni maggiorate la moto è addirittura più alta, è a 895 mm la seduta, quindi molto alta, con una sella rally dedicata, e la luce a terra è di 280 mm. 48 mm di diametro per questa forcella Kayaba, che è ad alto scorrimento, quindi
ottima per l'off-road, è a cartuccia chiusa, quindi evita la cavitazione dell'olio, che si sporchi, che entrano particelle di aria. E cosa significa? Che praticamente l'olio è pressurizzato all'interno di queste forcelle da 48 mm di diametro. È una forcella, signori, assolutamente racing, che utilizzano i piloti veri. Il tutto impreziosito da una piastra di sterzo ricavata dal pieno. Ricavati dal pieno sono anche le pedaline del freno e del cambio, ovviamente richiudibili. Cerchi, signori, sono Takasago XL, il top del racing off-road. Sono a camera d'aria, ovviamente, con i raggi in alluminio al carbonio, robustissimi. Sono alleggeriti di mezzo chilo, entrambi perdono mezzo chilo rispetto alla Desert X, ma offrono anche il mozzo ricavato dal pieno, quindi tanta roba, ragazzi, tanta roba. E per giustificare poi l'aumento di prezzo, perché uno si chiede perché Ducati costi così tanto, pensate che il paracoppa è in carbonio forgiato. Serbatoio da 21 litri che può essere supplementato da un serbatoio posteriore aggiuntivo di 8 litri che offre quasi il 40% in più di autonomia. Un'elettronica che conosciamo eccellente, con tutti i riding mode, mappature, ovviamente tutto cornering, ABS cornering, piattaforma inerziale IMU come su Desert X. Quindi, ragazzi, Ducati punta sempre a una clientela esigente e di altissimo livello. Niente, questo era per darvi un quadro completo di quello che è il prodotto Desert X Rally, e non vedo l'ora di vederlo dal vivo ad EICMA. Poi sulle scelte di acquisto, non so, io personalmente non sceglierei mai una moto del genere da 22-23 mila euro per andarla a lanciare sui sassi, ma per chi può è sicuramente il prodotto migliore del mondo, ed è Ducati, ragazzi, e ce l'abbiamo in casa in Italia. E io personalmente devo assolutamente elogiare una casa motociclistica che è tra le migliori al mondo. Competitor, a mio avviso, KTM, che è un'eccellenza nell'ambito off-road, con la 890R Rally, che è un ottimo prodotto, che parte dai 16.000 euro mi pare, ma che non si avvicina lontanamente alla componentistica tecnica e ai dettagli che monta Desert X Rally, con le Takasago XL, con l'ammortizzatore di sterzo Öhlins, con i pezzi ricavati dal pieno. Cioè, capiamo che Ducati, quando crea delle moto di questo prezzo, si rivolge a un pubblico altissimo, e quindi bisogna prenderne atto. Cioè, si può criticare, ma lei punta in alto. Ogni moto che sviluppa la sviluppa nel miglior modo possibile, in ambito off-road, in ambito superbike, in ambito turismo. Ha sempre dei prodotti eccezionali. Personalmente, chi mi segue lo sa, ne ho avute 3 di Ducati, 2 multistrada, una 1260, una V4, una Ducati X Diavel, e ho trovato sempre delle moto eccezionali. A 360 gradi. Hanno dei difetti come tutti i prodotti meccanici, elettronici, tutto quanto, ma rispetto a 10 anni fa ha fatto un salto in avanti immenso. Ducati davvero una casa motociclistica tra le migliori al mondo. A volte fa meglio anche di un colosso come BMW. Si rincorrono a vicenda negli ultimi anni. Sono loro che si danno battaglia fra la creazione delle moto più belle e complete del mondo. Poi, insomma, senza nulla togliere a KTM, Triumph, moto eccezionali, ma a mio avviso Ducati sta lavorando davvero bene. Quindi non facciamo l'errore adesso come i GSisti 1250 che criticano la nuova 1300, o adesso quelli che avevano Desert X base, che non storcono il naso perché è uscita la Rally. I prodotti sono diversi, completamente diversi, con delle caratteristiche nuove, nuovissime a livello di mercato, quindi sono migliorate, c'è poco da fare, cresce tantissimo anche il prezzo, soprattutto su questa Desert Rally, però diciamo che
se uno va a capire il perché il prezzo cresce, può rendersi conto, diciamo, delle tante eccellenze che sono state adoperate nella costruzione ingegneristica di queste moto. La carena è spessorata in PVC robusto che garantisce in caso di appoggio una solidità maggiore. Non sono verniciati, ma nascono alla base, diciamo, con queste colorazioni lavorate, molto più resistenti anche a livello di verniciatura, con dei procedimenti tecnici molto mirati a creare dei prodotti raffinati. Per cui ci vediamo poi nei prossimi video. Ad EICMA vediamo anche le novità ulteriori di Ducati, perché si parla di un monocilindrico, sono trapelate delle immagini di una moto che assomiglia alla Hyper Motard, ma che sembra abbia un motore monocilindrico, quindi tutta da scoprire, che ovviamente uscirà come Motard, ma che offre una base per poter essere sviluppata anche con diciamo versante off-road, versatilità off-road, perché col monocilindrico si può creare davvero una moto simile alle Husqvarna, alle moto più leggere, più performanti in off-road. Mi resta che salutarvi, ringraziarvi se avete visto il video fino a questo punto, se vi è piaciuto, spero di sì. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi!